Una lingua nasce dalla necessità di comunicare. Un linguaggio può sfruttare diversi canali e nel nostro caso, come esseri umani, abbiamo 5 sensi che ci aiutano a raccogliere le informazioni del mondo che ci circonda. Possiamo sfruttare uno o l'altro senso, uno o l'altro linguaggio. La matematica, per esempio, nasce da qualcosa di grafico e sfrutta il senso della vista e la capacità del nostro intelletto per elaborare queste informazioni. Una qualsiasi lingua moderna sfrutta più canali, quello sonoro e quello visivo, dal momento in cui è stata codificata attraverso simboli. Gli elementi con i quali si può comunicare sono le parole, che quindi vengono identificate sia come un insieme di suoni che produciamo, che come un insieme di simboli, le lettere. L'alfabeto è un po' come la tavola periodica di una lingua. Mescolando gli elementi si formano le parole che per noi rappresentano immagini, concetti, suoni, odori, sensazioni, eccetera. Quando leggiamo, in realtà stiamo decodificando un codice. Più precisamente, mentre leggiamo, le parole risuonano nella nostra mente. L'essenza di una lingua è il suo suono e quindi cominceremo proprio da qui, dal suono dei più piccoli elementi della lingua italiana, le lettere. Nell'alfabeto italiano abbiamo 5 vocali, 16 consonanti e 5 lettere straniere. Vediamo quali sono i suoni di ogni lettera. Ripeti dopo di me. A, B, C, C, D, E, F, G, G, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Z, T, U, V, V, X, I, Z. Avrai notato che alcune consonanti hanno più di un suono. Fra poco vedremo questa cosa nel dettaglio. Per adesso impariamo i nomi delle lettere. Ripeti dopo di me. A, B, C, D, E, F, G, H, I lunga, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. E ora iniziamo a combinare consonanti e vocali. Ba, be, bi, bo, bu. Da, de, di, do, du. Fa, fe, fi, fo, fu. La, le, li, lo, lu. Ma, me, mi, mo, mu. Na, ne, ni, no, nu. Pa, pe, pi, po, pu. Ra, re, ri, ro, ru.
ta, te, ti, to, tu. Va, ve, vi, vo, vu. Za, ze, zi, zo, zu. Queste consonanti avranno sempre lo stesso suono, indipendentemente da quale vocale venga dopo. Come abbiamo visto prima, il discorso è diverso per la lettera C e la lettera G. Se queste consonanti sono seguite dalla vocale A, O oppure U, si dice che hanno un suono duro. Ca, co, cu. Ga, go, gu. Se sono seguite dalla vocale E oppure I, si dice che hanno un suono dolce. Ce, ci. Ge, gi. Ma in italiano abbiamo anche i suoni che e chi, ghe e ghi. Come scriviamo questi suoni? Qui entra in gioco la lettera H, che non ha nessun suono, ma che può trasformare il suono dolce in suono duro. Ripeti dopo di me. Che, chi. Ge, ghi. Invece il suono della S può essere sibilante, S, o sonoro, Z. È sempre sibilante quando la parola comincia con la S. Sale, sole, silenzio. Quando è doppia, cassa, passare. Quando precede le consonanti C, Q, F, P o T, scatola, squalo, sfondo, spazio, stella. Quando viene dopo di una consonante, falso, pensare, personale. Oppure quando è alla fine di una parola, gas. In tutti gli altri casi la S ha un suono sonoro. Casa, presenza, pesa, cosa, esempio. Esistono poi dei gruppi di lettere che formano dei suoni precisi. G e N formano il suono gn. Ripeti dopo di me. Gna, gne, gni, gno, gnu. Gnomo, legna. G, L, I formano il suono gli. Foglia, bagaglio, biglie. S, C, I formano il suono sci, S, C, E formano il suono sce. Piscina, scivolo, pesce, scena. E poi abbiamo le sillabe formate dalla lettera Q. Qua, quaderno, que, quercia, qui, aquilone, quo, quotidiano. In alcune parole italiane abbiamo consonanti doppie. Abbiamo già visto il caso della doppia S. Ma cosa cambia nella pronuncia? Beh, con certe consonanti bisogna prolungare un po' il suono e accentare leggermente di più la vocale che la precede. Bela, bella. In questo caso le parole hanno due significati diversi. Bela deriva da belare ed è il verso che fa la pecora, mentre bella è una qualità di qualcosa o di qualcuno, come per esempio una bella ballerina. Vediamo altri casi. Ferro, penna, commento, soffio,
concessione. In altre situazioni, invece, bisogna quasi staccare il suono prodotto dalle consonanti dal suono che le precede, che diventa comunque leggermente più accentato. Seta, setta. Anche in questo caso le parole assumono significati diversi. La seta è una stoffa pregiata, mentre la setta è un gruppo di persone legate da un'ideologia particolare. Come vedi, la pronuncia delle consonanti doppie è molto importante e può cambiare radicalmente il significato di alcune parole. Vediamo come pronunciare altre consonanti doppie. Gobba, mucca, freddo, sopportazione, tetto, avvoltoio. Questo è tutto. Se metabolizzi bene questi suoni, imparare l'italiano sarà molto più semplice e veloce. Quelli che abbiamo fatto sono tutti i suoni della lingua italiana. Ora, con queste regole di pronuncia, puoi leggere qualsiasi testo italiano. Perfezionare la tua pronuncia è solo una questione di pratica. Il mio consiglio per te, infatti, è leggere ad alta voce molti testi prestando attenzione solo alla pronuncia, senza neanche sforzarsi di capire il senso del testo. Prima di continuare con la prossima lezione, prendi confidenza con il suono della lingua leggendo i testi qui sotto. Concentrati solo sulla pronuncia, nient'altro.